E buongiorno cercatori d'oro, bentornati a Pickerton Creek, questo nuovo rio che io e Luca abbiamo trovato nello scorso episodio, cui vi rimando se ve lo foste perso, in cui troviamo un sacco d'oro. Più che altro è un oro sotto forma di pagliuzze, talvolta le pepitine molto sottigliate. Pochissimo quarzo, molto oro, poco argento, probabilmente una composizione chimica. Iniziamo! Punto di vista giacimentologico stiamo cercando l'oro che è stato intrappolato nell'arco chissà di quanto tempo, probabilmente migliaia di anni, nelle fessure della roccia madre oppure il bedrock, chiamatelo come preferite. Nello scorso episodio abbiamo notato che in queste fessure, una volta rimossi alcuni dei componenti, ad esempio in questo caso, si trova del sedimento rossastro. Questo è il sedimento migliore in questo fiume, come abbiamo potuto appurare nei scorsi episodi, contenente le pepite d'oro. Pepite d'oro che abbiamo trovato finora di un peso al massimo di 1/10 di grammo, talvolta anche meno, però è interessante la loro relativa abbondanza. In sostanza potremmo essere di fronte a una località di ricerca in cui potrebbero essere diversi grammi di oro rimasti intrappolati lungo queste fessure ancora da trovare. Quindi non ci rimane altro che cercarli e forse alla fine trovarne un bel po'. Allora ragazzi, siamo passati dalla prospezione alla coltivazione, continua a uscire oro, diciamo abbastanza in buona quantità. Si tratta comunque di 2 fino ai 4 decimi al giorno, quindi non si urla al miracolo. Finora queste sono state le quantità con cui abbiamo avuto a che fare, però c'è ancora molto sedimento da vagliare. Potenzialmente è possibile estrarre diversi grammi in questa località. Non è molto la morfologia, secondo me, la qualità di questo oro, che è apprezzabile dal punto di vista collezionistico. Non è neanche la quantità, come avete potuto appurare. Però si dà il caso che sia abbastanza semplice da estrarre sedimento aurifero e talvolta vi possono essere pepite molto interessanti, sia per morfologia ma soprattutto per il peso. Ci sono grandi potenzialità di trovare quindi dell'oro dal punto di vista collezionistico molto interessante e soddisfacente. Secondo me, Luca, quindi questo potrebbe essere un ottimo obiettivo per condurre una coltivazione, cioè sostanzialmente, passatemi il termine, uno sfruttamento, anche se nell'ottica collezionistica non si tratta di un vero e proprio sfruttamento, piuttosto di un lavoro più intensivo. In sostanza avremo qua diverse domeniche di fila e sabati per cercarvi l'oro, tutto qua. Comunque dal punto di vista più pratico c'è dato oro lungo tutta questa scia chiamata page streak, sostanzialmente concentrazione di tipo lineare. Le pepite più grandi sono uscite in questa porzione e quelle di Luca invece sono uscite circa qua sotto questo masso. Il mio obiettivo sarebbe quello di utilizzare la canaletta in questa località, soprattutto qui è possibile piazzarla anche leggermente più a valle. Unico problema, oggi non ho la canaletta, quindi penso che utilizzeremo nel prossimo episodio. Vedremo quindi di oggi approfondire ulteriormente i lavori della scorsa volta, cercare di comprendere se le quantità rimangono le medesime e magari, si spera, trovare qualche pepita d'oro nuova e di maggiori dimensioni.
una più grande. State osservando un esemplare di Claim Jumper intento rubare la mia concessione, ideata, trovata dal sottoscritto nelle scorse puntate. Il Claim Jumper nel suo ambiente naturale va a rubare l'oro trovato da qualcun altro. Idealmente lava il sedimento il piatto per avere meno impatto ambientale possibile, in maniera tale che una volta che... fare gli outtakes, no? Cos'è? Gli scarti Ah. dal video. Che una volta che il proprietario arriva non si accorge che il Claim Jumper ha rubato tutto l'oro. Poi con l'oro che trovo qua, guarda, me ci faccio la villa nuova. Da notare che l'ultima pepita che ho trovato era sotto il ginocchio del Claim Jumper, quale in maniera abusiva occupa anche la postazione di qualcun altro. Torniamo al lavoro. Siamo riusciti a spostare questo. In realtà l'ha spostato Luca. Io sono stato a guardare. Però qua davanti c'è un sacco di sedimento molto interessante, potenzialmente aurifero. Adesso Luca andrà a lavarlo e vedremo forse qualche risultato. Se qualcosa ci sarà un Claim Jumper in zona. Che... Logico, io sono già qua sopra, come un rapace. Va bene.
Comunque iniziamo a essere già un po' cotti, siamo infatti alle ultime battute di questa giornata di ricerca. Comunque devo ammettere che un po' di oro anche oggi è uscito, purtroppo meno delle volte scorse. Vedremo in laboratorio ancora qualche ripresa più ravvicinata di quello che abbiamo trovato, anche per comprendere se la morfologia dell'oro cambiasse, anche perché, come già vi ho spiegato diverse volte, talvolta ci racconta anche quanto potenzialmente potremmo essere distanti dall'origine, cioè sostanzialmente dove ci potrebbe essere un sacco d'oro. Comunque ho lavorato tutto quello che potevo la volta scorsa, soprattutto quelle fessure che avevo lasciato ancora da terminare. C'è ancora tutto il fianco destro da vagliare, quindi andremo poi le prossime volte anche a vedere in quel frangente. Magari ce ne potrebbe addirittura essere di più che da questa parte. Vediamo cosa c'è qua dentro all'ultimo piatto e ci spostiamo in laboratorio. Ecco i risultati, ragazzi, di questa giornata di ricerca. In ogni caso penso che torneremo al Pickerton Creek e noi ci vediamo al prossimo episodio.